劇ゲームプレゼンタ Se sei un appassionato di giochi di ruolo, sicuramente conosci quelli più famosi sviluppati da Square per NES e Super Nintendo. Sono giochi come i vari Final Fantasy, Secret of Mana, Romancing Saga, Chrono Trigger e Front Mission. Col passare degli anni, con l'evoluzione delle console dagli 8-bit ai 16-bit, il rapporto tra Square e Nintendo è diventato qualcosa di leggendario e molto importante per entrambe. Esiste però un lato oscuro nella storia di Square e Nintendo, una serie complessa di eventi che hanno cambiato il destino di Final Fantasy VII, una storia che oggi pochi si ricordano e che tanti raccontano in modo sbagliato. Square non ha sviluppato nessun gioco per Nintendo 64 e il settimo episodio di Final Fantasy è invece uscito per la nuova console di Sony, la prima PlayStation. Forse anche tu avrai letto o sentito da qualche parte che Square ha lasciato Nintendo perché le cartucce del 64 erano troppo piccole per i loro giochi di ruolo. Qualcuno dice anche che giochi come Final Fantasy VII potevano esistere solo su CD. È proprio quando le discussioni tra nintendari e sonari raggiungono il loro apice che questa leggenda metropolitana sulle cartucce ritorna come fatto storico e verità assoluta. Forse hai già intuito qualcosa, ma la realtà sullo sviluppo di Final Fantasy VII è ben diversa e molto più complessa di quello che si legge di solito. Ecco, in questo episodio di Fuori Orario Videoludico vorrei raccontarti quello che è successo davvero tra Square e Nintendo nella metà degli anni 90, farti scoprire la prima versione di Final Fantasy VII per Super Nintendo e capire insieme cosa ha fatto Square di così grave per meritarsi l'odio di Hiroshi Yamauchi. Buona visione! Il problema dello spazio su cartuccia per Square è un rumor che si può ricollegare a un'altra serie di voci di corridoio, di cui oggi è difficile recuperare conferme precise. Queste voci raccontano come nel 1991 Squaresoft stava lavorando su Romancing Saga, un nuovo RPG che avrebbe dovuto pubblicare nell'autunno dello stesso anno. Purtroppo sembra che il gioco fosse talmente ambizioso e complesso che Square aveva qualche problema a farlo funzionare come previsto. Problemi che poteva forse correggere usando delle cartucce più grandi di quelle standard. In quei tempi però Nintendo aveva pieno controllo sulla produzione di cartucce per Super Famicom e bisognava chiedere a loro un permesso per usarne di più grandi, ma purtroppo Nintendo avrebbe negato a Square questo permesso. Senza altre soluzioni per completare Romancing Saga, Square ha dovuto ridurre le sue ambizioni. Ha tagliato interi pezzi del gioco e lo ha rilasciato incompleto solo a gennaio del 92. Per comprendere la storia che ti sto raccontando, devi ricordare che in quegli anni Nintendo era molto diversa da oggi. Puoi immaginarla come un bullo della scuola molto popolare, che poteva fare un po' quello che voleva e comandare a piacere chi pubblicava giochi sulle sue console. Anche se Nintendo ha negato a Square la possibilità di usare cartucce più grandi, qualche mese dopo non si è fatta troppi problemi a farle usare a Enix per Dragon Quest V, uscito poi a settembre del 92. Se pensi che all'epoca Enix era la principale avversaria di Square, puoi capire che Nintendo non era proprio una compagnia simpatica con cui lavorare. Naturalmente Square non era l'unica vittima del bullismo di Nintendo e del suo monopolio sulle cartucce. Per pubblicare un gioco per Super Famicom bisognava chiedere a Nintendo un certo numero di copie e pagare in anticipo il costo di tutta la produzione. Prima di iniziare a stampare i giochi però Nintendo poteva decidere che questo numero di copie era troppo alto e quindi te ne stampavano di meno.
In pratica sceglievano loro quanto poteva vendere il tuo gioco, ma almeno ti ridavano i soldi per le cartucce non stampate. Questa situazione era un bel problema per le compagnie come Square, che per giochi molto attesi dovevano investire abbastanza soldi per comprare un paio di milioni di cartucce, e poi magari gli veniva detto che ne avrebbero stampate solo la metà. Oltre al costo già alto per produrre le cartucce, se volevi pubblicare qualcosa su console Nintendo, dovevi anche pagare a loro una licenza aggiuntiva che aumentava ancora di più le spese. Se dobbiamo fare un confronto, Sega non aveva una politica di questo tipo. Si poteva scegliere dove stampare le cartucce e le licenze di pubblicazione erano molto più basse. In pratica Nintendo speculava sul successo delle sue console, facendosi pagare profumatamente, e intanto decideva quali giochi spingere e quali invece limitare. Queste politiche di controllo furono poi continuate su Nintendo 64 e puoi capire che Square non fosse particolarmente contenta della situazione. Anche se Nintendo è rimasta affezionata alle cartucce fino all'uscita del GameCube, già nel 1988 aveva iniziato una collaborazione con Sony per creare una versione CD del Super Nintendo. Naturalmente questa è la genesi di quella che poi è diventata la prima PlayStation, ma non mi dilungo troppo sulla questione perché ci vorrebbe un video apposta per spiegarla nei dettagli. Per riassumerti la cosa, alla fine Nintendo e Sony litigarono e non fecero il Super Nintendo a CD, anche se molte compagnie come Square avevano già iniziato a sviluppare giochi per questa espansione. Il gioco che Square aveva pianificato per CD era chiamato Chrono Trigger. Ci stavano lavorando Hiromichi Tanaka e Akira Toriyama, però non era esattamente lo stesso gioco che conosciamo oggi con quel nome. Questo Chrono Trigger per CD era un progetto molto ambizioso, qualcosa che non poteva essere convertito facilmente su cartuccia quando Nintendo ha abbandonato l'idea dell'espansione CD. Per questo Square ha dovuto tagliare il gioco in due parti, che hanno poi preso vita propria. Una di queste è diventata Secret of Mana, mentre l'altra ha mantenuto il nome di Chrono Trigger. Non sapremo mai come sarebbe stato questo gioco completo su CD, ma è sicuramente affascinante pensare che dalla sua divisione sono nati due dei giochi più belli per Super Nintendo. In qualche modo Square è riuscita a creare due grandi successi dal fallimento di Nintendo e in più ha stretto i primi rapporti con Sony, da cui aveva ricevuto supporto per sviluppare sull'espansione a CD. Tra il 94 e il 95 i rapporti tra Nintendo e Square erano già molto difficili. In qualche modo entrambe le compagnie avevano bisogno l'una dell'altra, ma i dirigenti Square cominciavano a essere stufi della gestione autoritaria di Nintendo. Mentre Enix, con la sua serie di Dragon Quest, veniva trattata in modo speciale da Nintendo, Square sembrava ricevere più problemi di quelli che si meritava, visti i numerosi successi creati per Super Nintendo. Forse per placare un po' queste turbolenze interne, Nintendo ha offerto a Square di lavorare su di un gioco di ruolo con protagonista Super Mario. A metà degli anni 90 gli RPG erano ancora un genere molto di nicchia in Occidente e la maggior parte dei giochi Square usciti in America e in Europa non avevano venduto come sperato. Però un RPG di Mario sembrava un successo assicurato in tutto il mondo. Purtroppo anche Super Mario RPG divenne un ulteriore motivo di contrasto tra le due case. Sembra che lavorare su un gioco di Mario non fosse semplice per Square, perché Nintendo aveva una serie di richieste e regole specifiche su quello che si poteva fare o non fare nel mondo di Mario. Se questo non bastasse, pare che nell'accordo originale doveva essere Square a pubblicare Super Mario RPG e ricevere maggiori guadagni. Ma a un certo punto fu Nintendo a prendere il controllo della pubblicazione. Dopo gli eventi scatenati nei mesi successivi, quando Super Mario RPG è stato pubblicato in Giappone e in America tra marzo e maggio del 96, sulla scatola del gioco Nintendo non ha neanche messo il logo di Square. In Europa invece Super Mario RPG non è mai stato pubblicato per Super Nintendo. L'evento che ha segnato ufficialmente la rottura dei rapporti tra Nintendo e Square è stato l'annuncio pubblico di Final Fantasy VII su PlayStation nel febbraio del 96. Oggi forse è difficile capire bene l'impatto che questa decisione ha avuto nel mercato, ma all'epoca fu un vero shock per i giocatori, quando Final Fantasy e Square erano praticamente sinonimo di console Nintendo.
Pochi sanno che a metà del 94 Final Fantasy VII era già in sviluppo per Super Nintendo e quella che vedi nel video è l'unica immagine disponibile per ora, pubblicata nell'artbook ufficiale del 25° anniversario di Final Fantasy. Final Fantasy VI era stato rilasciato in Giappone nell'aprile del 94 e le nuove console a 32 bit erano ancora un'incognita. La scelta più sicura per un nuovo Final Fantasy sembrava proprio un altro capitolo in 2D per Super Famicom. Il mercato era ancora confuso e gli sviluppatori non sapevano bene come creare giochi in 3D, soprattutto qualcosa di grande come il mondo di un gioco di ruolo. Allo stesso tempo, Sakaguchi era un fan della pixel art e appena finiti i lavori su Final Fantasy VI, una metà del team ha iniziato i primi lavori per Final Fantasy VII a 16 bit. In questa versione per Super Nintendo il gioco era ambientato a New York, dove un gruppo di ribelli stava cercando di far esplodere i reattori Mako che producevano energia per la città, mentre il protagonista era un certo Detective Joe, che era stato incaricato di indagare sui ribelli e fermarli prima degli attentati. Un membro dei ribelli di Final Fantasy VII per Super Nintendo è stato poi sviluppato meglio, fino a diventare Cloud, ovvero il protagonista della versione finale del gioco. Questa prima fase di sviluppo per Super Nintendo è durata solo per pochi mesi, perché il team ha dovuto fermare i lavori per aiutare a finire Chrono Trigger, un progetto molto importante per Square, ma pieno di difficoltà anche dopo che era stato tagliato dalla versione originale su CD. Dopo lunghi mesi di lavoro, Square ha pubblicato finalmente Chrono Trigger nel marzo del 1995 e a quel punto Sakaguchi e gli altri membri del team potevano tornare su Final Fantasy VII. Nella primavera del 95 ormai le nuove console a 32 bit erano una realtà solida. Il Sega Saturn era uscito a novembre del 94 e la prima PlayStation nel dicembre del 94. Il Nintendo 64 era molto lontano, ma sembrava promettere un nuovo successo per Nintendo. L'idea di continuare Final Fantasy VII per Super Nintendo non sembrava più adatta e la scelta naturale sembrava quella invece di passare sul Nintendo 64. Purtroppo Nintendo era in ritardo con lo sviluppo della console, non esisteva ancora un vero e proprio kit di sviluppo per 64 e le specifiche tecniche non erano chiare. Square aveva solamente alcuni dati di riferimento per capire cosa si poteva fare con il 3D a 64 bit. In questo momento per Square le cartucce non erano un grande problema. Per loro era naturale che Final Fantasy VII sarebbe uscito per Super Nintendo o Nintendo 64. Da quanto sappiamo, grazie a una serie di interviste fatte da Polygon con il team di Final Fantasy VII, Square fece solo alcuni test grafici con le specifiche iniziali del 64, ma senza kit di sviluppo era inutile continuare. Fino a quel momento Square aveva lavorato principalmente su giochi in 2D. Gli sviluppatori dovevano imparare da zero come creare grafica 3D e i designer dovevano immaginare gameplay e movimenti in 3 dimensioni. Per capire come funzionava il 3D, Square aveva chiesto consulenza a Symbolics. Era un'azienda con più esperienza nella modellazione e animazione in 3D, dove lavoravano giovani con molto talento come Kazuyuki Hashimoto. Visto che il Nintendo 64 era sempre in ritardo, per fare un po' di pratica Square si è messa a creare alcuni demo in computer grafica e uno di questi demo è stato poi presentato al SIGGRAPH Expo nell'agosto del 95. Questo demo era stato sviluppato grazie all'esperienza di Hashimoto, che qualche mese prima aveva lasciato Symbolics per lavorare direttamente a Square. Nel demo si potevano usare i personaggi di Final Fantasy VI in 3D durante un combattimento a turni e muovendo il mouse disegnavi forme per attivare i vari attacchi. L'obiettivo del demo mostrato al SIGGRAPH era solo quello di capire come poteva funzionare i combattimenti a turni in 3D e non era in alcun modo legato a un Final Fantasy per Nintendo 64. L'unica connessione è che per sviluppare questo demo Square aveva usato i potentissimi computer di Silicon Graphics, ovvero la stessa compagnia che stava lavorando sull'hardware del nuovo Nintendo 64. Per questo il demo di Final Fantasy VI in 3D fu presentato da alcune riviste dell'epoca come una anteprima del nuovo Final Fantasy per 64, speculando sulla connessione con Silicon Graphics.
Mentre Nintendo si attardava a fornire dati specifici e kit di sviluppo per la sua nuova console, Square si è presa la libertà di fare qualche test 3D anche per le altre console concorrenti, ovvero la PlayStation e il Sega Saturn. Da quanto ricordano i membri Square come Hiroshi Kawai e Motonori Sakakibara, con i primi test su PlayStation la console Sony sembrava molto più performante rispetto alle specifiche del Nintendo 64. Dopo aver raccolto questi risultati da parte di Square, Nintendo ovviamente era molto preoccupata e si è quindi rimessa al lavoro con Silicon Graphics per migliorare il processore del loro Ultra 64. Naturalmente Square era una compagnia importante per Nintendo e anche Enix diede un po' di consigli per migliorare il Nintendo 64. Sembra che proprio seguendo i loro consigli Nintendo decise di pianificare il 64DD, quella espansione che usava dei dischi molto più capienti e meno costosi delle normali cartucce. Oltre che avere un orologio interno, il doppio della RAM, dei dischi riscrivibili e tante altre caratteristiche perfette per creare dei giochi di ruolo davvero innovativi. Probabilmente il meglio sarebbe stato avere direttamente un Nintendo 64 più potente e con dei dischi più grandi e riscrivibili, ma erano già molto in ritardo con la console e un cambiamento di questo tipo avrebbe allungato ancora di più la sua uscita. Però questa volontà di andare incontro alle richieste di Enix e Square sembrò funzionare e due giochi importantissimi per il mercato giapponese cominciarono a prendere forma su 64DD invece che sul normale Nintendo 64. Questi due giochi erano ovviamente Dragon Quest VII e Final Fantasy VII. Intanto per il novembre del 95 in Giappone era previsto un evento fondamentale per Nintendo, ovvero lo Shoshinkai, in cui avrebbero finalmente mostrato a tutto il mondo l'aspetto finale del loro Nintendo 64 e anche i primi giochi in sviluppo per la console. Negli uffici Square, dopo il SIGGRAPH di agosto, c'era un grande fermento. Nel giro di soli 3 mesi dovevano creare un demo per mostrare Final Fantasy VII su 64DD, uno dei primi giochi previsti per l'espansione insieme a Zelda 64. Purtroppo, anche con le nuove specifiche del 64DD, i risultati non erano molto diversi da quelli pessimi fatti all'inizio del 95. Il team Square provò a convertire su 64 alcuni modelli creati per il demo del SIGGRAPH, più altri classici nemici e summon di Final Fantasy come Leviathan. A quanto pare, tra i primi modelli 3D creati per Nintendo 64 c'erano anche Cloud, Barret e Red 13, anche se probabilmente erano molto diversi da come li abbiamo poi conosciuti su PlayStation. Yoshinori Kitase ricorda che provarono a far girare un modello 3D di Behemoth su un kit di sviluppo per Nintendo 64 e le performance erano davvero pessime, andava lentissimo. Square con il 64DD avrebbe avuto meno problemi di spazio rispetto alle cartucce, però la potenza non sembrava ancora sufficiente per quello che avevano in mente. Naturalmente Nintendo era molto preoccupata. Hiroshi Kawai e altri membri del team Square che stavano lavorando sul demo di Final Fantasy VII per lo Shoshinkai furono quindi mandati direttamente alla sede di Silicon Graphics in California per testare il loro codice sulla versione più aggiornata del Nintendo 64. Eppure le performance rimanevano troppo basse. Quando il team Square tornò in Giappone senza essere riusciti a migliorare il demo per 64, ad aspettarli c'era una riunione con i capi principali di Square e Nintendo, compreso un certo Shigeru Miyamoto. Non è ben chiaro cosa si siano detti durante questo incontro, ma una cosa è sicura: Square non riuscì a creare un demo di Final Fantasy VII da mostrare allo Shoshinkai di Nintendo. Tra la fine del 95 e l'inizio del 96, i rapporti tra Square e Nintendo non erano certo dei migliori. Dopo quasi 10 anni in cui hanno dovuto ubbidire al bullismo di Nintendo, Square sembrava arrivata al limite di sopportazione. Erano stati lasciati in balia dei loro problemi con i giochi per Super Nintendo, hanno dovuto tagliare i progetti per l'espansione CD, dovevano pagare a Nintendo un pizzo altissimo per pubblicare sulle loro console, poi hanno passato mesi di stress per creare Super Mario RPG,
E ora c'erano pure tutti questi problemi tecnici sul Nintendo 64. Puoi capire che in questa situazione delicata Sony ci ha messo poco a convincere Square a lasciare Nintendo e creare giochi per la loro PlayStation. Proprio grazie ai rapporti stretti mentre lavoravano insieme sull'espansione a CD del Super Nintendo, Square e Sony avevano iniziato delle trattative per creare qualcosa insieme. A quel tempo Sony proponeva ottimi contratti alle case di sviluppo, costava pochissimo pubblicare giochi su PlayStation e tante volte Sony offriva anche supporto tecnico, distribuzione e marketing a sue spese. Tomoyuki Takeichi, che all'epoca era uno dei presidenti di Square, ricorda come Sony gli offrì il miglior contratto che avessero mai visto, dei costi bassissimi per la produzione su CD e pubblicità per i giochi Square pagata direttamente da Sony. Se i capi Square erano stanchi di perdere tempo e soldi per far arricchire Nintendo, l'offerta di Sony e gli ultimi problemi tecnici per sviluppare su 64 sembravano l'occasione ideale per trovare nuova libertà. I dettagli del nuovo accordo tra Square e Sony non sono del tutto chiari e sicuramente ci è voluto del tempo prima di firmare un contratto che avrebbe distrutto anni di lavoro con Nintendo. Nei mesi precedenti Square aveva già preso confidenza con l'hardware PlayStation e i risultati erano davvero eccezionali per una console a 32 bit. E se questo non bastasse, c'erano anche i CD, che potevano offrire più spazio per qualsiasi cosa avrebbero voluto inserire nei loro giochi, come poi sono stati i filmati in full motion video. In un giorno qualunque, verso la fine del 95, Sakaguchi annunciò ufficialmente al team di Final Fantasy VII che da quel momento il progetto sarebbe stato spostato su PlayStation. Visto che Final Fantasy VII era già previsto per 64DD, puoi capire come Square abbia dovuto organizzare un'altra riunione con Nintendo prima di poter ufficializzare del tutto lo spostamento del progetto su PlayStation. Durante questo incontro, Sakaguchi ha mostrato alcuni tech demo e spiegato la sua idea per Final Fantasy VII su PlayStation, e a quanto pare Shigeru Miyamoto li ha incoraggiati nella scelta. Se per il team di Final Fantasy era più semplice creare la loro visione sulla console Sony, non vedeva alcun motivo per cui convincerli del contrario. Questa reazione di supporto alla scelta di Square può forse sembrarti una facciata di convenienza per Nintendo, ma tieni conto che all'inizio Square era ancora libera di creare altri giochi per Nintendo 64 oltre a Final Fantasy, e Nintendo non era troppo preoccupata per la perdita di un RPG, visto che comunque Dragon Quest 7 era ancora in programma per 64DD. Anche Hiroshi Yamauchi, che all'epoca era il presidente Nintendo famoso per le sue politiche dure e severe, non era troppo preoccupato per la scelta di Square, commentando che se quella era la loro decisione non poteva farci nulla. Sakaguchi ricorda anche che quando hanno cominciato a lavorare su PlayStation furono invitati da Yamauchi a Kyoto, dove al posto del solito tè di benvenuto li accolti con un costoso sushi e birra, augurandogli buona fortuna per il nuovo progetto. Sarà che i giapponesi hanno un forte senso dell'onore, ma sembra che il poco interesse di Nintendo verso l'abbandono di Square abbia irritato l'orgoglio di alcuni dei dirigenti. Adesso che hai scoperto tutti i retroscena della rottura tra Square e Nintendo, devo riportarti di nuovo a quel febbraio del 96, quando il mondo ha scoperto ufficialmente che Final Fantasy VII sarebbe uscito su PlayStation. La notizia era sicuramente qualcosa di enorme per il mercato dei videogiochi, ma il modo in cui Square e Sony hanno deciso di annunciarlo sembrava un attacco diretto verso Nintendo. Per dire a tutti che Final Fantasy VII sarebbe uscito su PlayStation, hanno pagato una costosa pubblicità televisiva su rete nazionale e in più anche una pagina intera sulla rivista Shonen Jump, che all'epoca vendeva più di 6 milioni di copie in Giappone. L'impatto di questa pubblicità negativa per l'immagine di Nintendo è stato devastante. Il Nintendo 64 era ancora in ritardo, ormai i giocatori si erano stancati di aspettare e ogni occasione o nuovo gioco annunciato erano un motivo in più per cedere e comprare una PlayStation. Nei mesi successivi, oltre a Super Mario RPG, Square ha rilasciato velocemente gli ultimi giochi per Super Famicom su cui stava già lavorando, prima di dedicarsi completamente alla nuova console a 32 bit. L'attacco a Nintendo con quell'annuncio per Final Fantasy VII era solo la punta dell'iceberg.
Se conosci un po' la storia del Nintendo 64 e del regno di Hiroshi Yamauchi, probabilmente ricordi che all'epoca le discussioni con Square non erano proprio amichevoli. Se Nintendo all'inizio aveva supportato la decisione di Square di produrre Final Fantasy VII su PlayStation, presto le cose sarebbero esplose per il peggio. I dettagli di quello che ti sto per raccontare non sono del tutto chiari, ma la cosa è stata confermata molti anni dopo anche dall'allora presidente Square durante un'intervista. La libertà che Square ha conquistato nel 96 grazie a Sony l'ha portata a pianificare una specie di vendetta personale contro Nintendo e tutti i soprusi subiti in passato. Il più grande affronto attuato da Square è stato convincere altre compagnie ad abbandonare Nintendo, soprattutto Enix, che finì per cancellare Dragon Quest VII per 64DD. Ora Nintendo aveva perso due dei giochi più importanti di sempre per il mercato giapponese. Anche l'espansione 64DD, che era stata sviluppata proprio per aiutare Enix e Square, perdeva così il suo senso principale, tanto che venne abbandonata poco tempo dopo la sua uscita, con la maggior parte dei progetti spostati su cartuccia o cancellati del tutto. Dopo questa dichiarazione di guerra, Hiroshi Yamauchi, da buon samurai che era, non poteva fare a meno che scatenare tutta la sua ira sui traditori del suo impero feudale. Questo è stato il vero punto di rottura tra Square e Nintendo, al di fuori di ogni speculazione tra scelta di cartucce o CD. Dopo quel lontano 96, i fan Nintendo hanno dovuto aspettare più di 6 anni per poter giocare di nuovo un titolo Square. Prima del 2002 sembra che Yamauchi negò qualsiasi tipo di licenza a Square, che era stata del tutto bandita dal pubblicare giochi per le console Nintendo. La rabbia di Yamauchi era talmente profonda da criticare pubblicamente Square in varie interviste, affermando anche che gli RPG erano giochi lenti per persone depresse, a cui piace stare da soli a giocare al buio. Square intanto aveva sempre più successo su PlayStation e non si preoccupava più del Nintendo 64, però il non poter pubblicare giochi per Game Boy e GBA gli fece perdere sicuramente un sacco di soldi. Tomoyuki Takeichi, che all'epoca era un dirigente Square, ricorda come per almeno 5 anni nessun dipendente Nintendo gli parlava neanche più. Arrivati a questo punto dovresti aver capito meglio come sono andate davvero le cose tra Square e Nintendo e come Final Fantasy VII sarebbe potuto davvero uscire per Nintendo 64, anche se molto diverso da quello che conosciamo oggi. Un fatto che mi sembra interessante da raccontare prima di finire questo video è che alla fine degli anni 90 qualcuno ha tentato davvero di convertire Final Fantasy VII su Nintendo 64. Forse ti ricordi che Angel Studios era riuscita a convertire Resident Evil 2 per Nintendo 64, con tutti i suoi filmati in full motion video e gli sfondi pre-renderizzati. A quanto pare, prima di collaborare con Capcom, Angel Studios aveva proposto qualcosa di simile a Square, probabilmente creando anche un tech demo di Final Fantasy su 64, ma visti i rapporti con Nintendo la cosa si era rivelata impossibile da portare avanti. Anche se questo video forse non risolverà del tutto la mancanza di informazioni precise su una delle storie più importanti della storia dei videogiochi, almeno adesso anche tu ne conosci alcuni dei segreti e magari aiuterai a diffonderne i dettagli oscuri. Per il resto ci rimane solo il fascino dell'immaginare come sarebbe potuto essere Final Fantasy VII su Nintendo 64DD e come sarebbe stato molto diverso oggi il mondo dei videogiochi se Nintendo avesse trattato meglio Square e le altre compagnie. Qui si conclude questo episodio di Fuori Orario Videoludico. Se hai qualche commento, critiche o suggerimenti su quello che hai ascoltato, lasciami pure un messaggio qui sotto e se il video ti ha aiutato a scoprire qualcosa di nuovo puoi lasciare un like così più persone potranno vederlo. L'argomento di questo video è stato votato dai ragazzi che supportano il progetto Gekigemu su Patreon. Se anche tu vuoi aiutarmi per continuare a fare altri video come questo, puoi donare 88 centesimi su Patreon e in cambio puoi vedere tutti i video di Gekigemu in anteprima e ci sono anche dei video bonus che non pubblico su YouTube, più altri pensieri random sul mondo dei videogiochi. Se ti interessa, guarda la descrizione del video per il link di Patreon. A presto e grazie per avermi ascoltato fino a qui. Anche questo video è arrivato alla sua conclusione. I video che creo per Gekigemu sono possibili solo grazie al sostegno di persone come te. Se questo video ti è piaciuto, puoi aiutarmi in diversi modi. Per prima cosa puoi fare un like al video.
Se questo video ha più like, YouTube può mostrarlo a più persone e quindi mi aiuti a far conoscere Gekigemu a un pubblico più vasto. Allo stesso modo, se il video ti è piaciuto, puoi iscriverti a questo canale. Ogni mese pubblico un nuovo video con qualcosa che forse non sapevi sul mondo dei videogiochi alternativi. Se hai qualcosa da chiedere o un parere su quello che hai appena visto e ascoltato, puoi lasciare un commento al video. Anche in questo caso, un video con molti commenti suggerisce a YouTube che il video è interessante. Se hai degli amici a cui potrebbe piacere questo video, condividilo con loro. Un altro modo per aiutarmi è utilizzare i link affiliati Amazon che trovi nella descrizione di questo video, dove ti segnalo giochi e altre cose interessanti relative a quello che ti ho raccontato. Se compri qualcosa da questi link, per te non costa nulla in più, a me arriva una piccola percentuale da Amazon. Infine, puoi sostenere il progetto Gekigemu su Patreon. Impiego diverse settimane di lavoro per creare questi video e dovrò smettere di farli se non raggiungo abbastanza sostenitori. Grazie per l'aiuto.